Buongiorno e bentornati sul canale Valoroso IT, canale dedicato ai retrocomputer e elettronica vintage. Mi trovo al Varese Retrocomputing 2023 con Sergio Gervasini di Esocop e adesso ci farà una bella presentazione di alcuni computer dal 1975 al 1980. Ciao a tutti, oggi abbiamo portato qua come Esocop, che è un'associazione che si occupa del salvataggio e la preservazione dei computer di una certa epoca, in particolare quelli forse un po' più anzianotti rispetto ad altri che probabilmente in questa manifestazione ci sono, e abbiamo deciso di portare alcuni computer rappresentativi di una certa arco di tempo, che è il momento in cui l'informatica poteva diventare veramente un'informatica personale, invece di essere una cosa di nicchia come era fino al 75. In particolare, storicamente parlando, partiamo dalla prima macchina. In particolare qui abbiamo un Altair. Questa macchina è nata nel 75, però mettiamola nel contesto storico di quell'epoca. Fino a quel momento i computer erano degli oggetti che costavano migliaia di dollari, erano cose che compravano solo le aziende e servivano per compiti molto particolari. Nel 75 su una rivista, Popular Electronics, apparve il progetto di questo oggetto che costava solo $600 e permetteva quindi a chiunque di portarsi a casa un computer a tutti gli effetti. Era molto limitato, certamente, stiamo parlando solo ed esclusivamente di questa parte, però aveva un'enorme possibilità, la possibilità di aggiungere schede di espansione. In particolare questa macchina è stata espansa con una scheda che mi permette la comunicazione col terminale, che è questo. Comunicazione col terminale è su Via seriale. Via seriale. Via seriale. Immaginate quindi la rivoluzione che fu questa macchina per l'epoca, infatti ne vendettero migliaia di pezzi. La Microsoft nacque con l'Altair. Addirittura Bill Gates per qualche mese lavorò per la MIZ, che era la società che produceva l'Altair. Poi dopo crearono la Microsoft, all'inizio il nome era separato, che poi conosciamo tutti, Microsoft. Adesso sì. Storicamente parlando invece passiamo a queste altre macchine. A seguito del successo dell'Altair che abbiamo visto un attimo fa, molte aziende pensarono che era il caso di cominciare a realizzare dei computer dedicati esclusivamente al pubblico, alle persone normali, diciamo, non alle aziende come era stato fino a quel momento. Ed ecco che nel 77 sono uscite tre macchine, queste tre macchine qua che vediamo. Uno è un Commodore PET 2001, l'altro è un Apple II, che è abbastanza noto, e l'altro in Europa purtroppo non molto conosciuto, ma in effetti negli Stati Uniti ebbe un enorme successo, che era il TRS-80 della Radio Shack. Radio Shack è una catena di distribuzione di negozi che sta negli Stati Uniti. Okay. Ecco perché in Europa non si è visto molto, perché comunque lo vendeva molto negli Stati Uniti. Queste tre macchine, che sono uscite tutte nel 77, in effetti avevano la possibilità di essere usate ed erano pensate come prodotto di massa, quindi da poter essere utilizzate da chiunque. In particolare il PET lo vediamo come una macchina che ha già al suo interno tutto quanto, cioè abbiamo una tastiera, abbiamo un video, abbiamo un registratore a cassette. Di fatto è una macchina con la quale possiamo scrivere programmi, salvare programmi, prendere programmi già fatti da altri con le cassette e quindi eseguirli sul nostro computer. Tutto già compreso in un unico pezzo. A differenza, se vogliamo, dell'Apple II. Qui abbiamo la macchina, ma abbiamo separati il monitor e abbiamo separato ancora il floppy disk. In effetti si poteva comprare anche solo la macchina, che potevi collegare a un televisore, potevi collegarla a un registratore a cassette, poi man mano che magari avevi i soldi ti compravi i vari pezzi per poter andare avanti. Ultimo ma non ultimo, il TRS-80 Radio Shack, che come filosofia ricorda un po' quella dell'Apple II, se vogliamo. Qui nella parte tastiera in effetti è compreso anche il computer, il monitor è soltanto un monitor che è marcato Radio Shack, ma in effetti anche qui potevamo collegarlo a un televisore normale, anche qui potevamo collegarlo a un registratore a cassette, anche qui potevamo aggiungere un lettore di floppy disk. Poi abbiamo queste due macchine che usano lo stesso processore, 6502 della MOS. Quindi MOS, anche la Apple. Anche l'Apple. Mentre questo usa lo Z80. Questa è l'unica grossa differenza, se vogliamo, tra le macchine, però diciamo che dal punto di vista usabilità usavano tutti il BASIC e quindi come tali potevano essere utilizzate anche da gente che non aveva skill di programmazione particolarmente sofisticato, diciamo, perché il BASIC nasce come linguaggio di programmazione facile. Sì, BASIC, lo dice anche il nome stesso volendo. Sì, in effetti è un acronimo, ma però ricorda un po'. Sì, esatto.
Grazie mille Sergio per la presentazione. Grazie a te, Amedeo. E noi ci vediamo per i prossimi video relativi al Varese Retrocomputing 2023. Ciao! Ciao!